Negli anni 20 e 30 Alfa Romeo era conosciuta per la produzione di lussuose Gran Turismo, ma quando l'Italia perse la guerra nel 1945, non solo l'azienda subì gravi conseguenze, ma anche la popolazione italiana fu duramente colpita. Nel tentativo di rilanciare la compagnia alla fine degli anni 40, Alfa Romeo continuò a produrre le piattaforme esistenti, poiché erano le uniche a disposizione. Tuttavia, questi modelli erano costosi da realizzare e offrivano un livello di lusso e sportività di cui il pubblico italiano dell'epoca non aveva bisogno. Ciò di cui la popolazione necessitava era qualcosa di più accessibile e in grado di trasportare più persone, motivo per cui Alfa Romeo non riuscì a trarre quasi alcun profitto da queste vetture. Di conseguenza, l'azienda agì rapidamente e con le poche risorse rimaste iniziò a sviluppare un'auto in grado di soddisfare la crescente domanda di economicità nell'Italia di fine anni 40. Il risultato di questo sforzo fu la 1900, una berlina a 4 porte con un motore a 4 cilindri e doppio albero a camme in testa, presentata nel 1950. Questo nuovo modello si rivelò un successo per Alfa Romeo, riuscendo a generare un piccolo profitto. Tuttavia rimase comunque fuori dalla portata della maggior parte degli italiani. Mentre la 1900 dimostrava al pubblico che Alfa Romeo era ancora attiva nella produzione di automobili, fu la sua monoposto di Formula 1, la 158, a dimostrare che il marchio era ancora sinonimo di sportività e passione. Questa vettura da corsa a transaxle, progettata da Giacomo Colombo e soprannominata Alfetta, riuscì a vincere i campionati di Formula 1 del 1950 e del 1951, consolidando la reputazione sportiva del marchio. Nel frattempo, il piccolo ma ingegnoso team di ingegneri di Alfa Romeo iniziò a lavorare su un'auto che potesse raggiungere la stessa popolarità su strada che la 158 e la sua evoluzione, la 159, avevano ottenuto in pista. L'obiettivo era rendere questa nuova vettura più accessibile economicamente, e per farlo Orazio Satta e Giuseppe Busso iniziarono lo sviluppo di un nuovo motore, destinato a diventare il leggendario Alfa Romeo Nord Bialbero. Questo motore presentava un monoblocco e una testata interamente in lega di alluminio, con doppio albero a camme in testa, ma con una cilindrata inferiore rispetto alla 1900, limitata a 1,3 litri. Il debutto di questo propulsore avvenne nel 1954, equipaggiando la nuova Alfa Romeo Giulietta, una berlina familiare più accessibile rispetto alla 1900, ma che manteneva intatto lo spirito Alfa Romeo, offrendo al contempo una carrozzeria a 4 porte ancora più pratica. La Giulietta fu un successo, un vero e proprio trionfo in Italia, e agli inizi degli anni 60 Alfa Romeo era tornata al vertice. Questo slancio iniziò nel 1962 con il lancio di una nuova berlina, la Giulia. Questo modello utilizzava lo stesso motore bialbero della Giulietta, ma si posizionava come un'opzione più accessibile nel segmento delle berline sportive compatte di fascia executive, competendo con vetture come la BMW Neue Klasse. Ciò che rendeva la Giulia così speciale e degna di essere considerata una sportiva era il suo eccezionale comportamento su strada, ottenuto grazie alla sua carrozzeria leggera, sviluppata con test in galleria del vento, e a molte altre soluzioni ingegneristiche avanzate. Tuttavia, verso la fine degli anni 60,
Il design e le dimensioni della Giulia berlina cominciavano a mostrare i segni del tempo rispetto alla concorrenza. Ma la competitività di Alfa Romeo imponeva di non lanciare una semplice evoluzione. Il prossimo modello doveva essere in grado di dominare il mercato. Tuttavia, con tanti progetti in corso, tra cui la costruzione di un nuovo stabilimento ad Arese e la pianificazione di un'altra fabbrica nel sud Italia, lo sviluppo della nuova berlina executive sportiva partì con lentezza. Nel frattempo, per mantenere una presenza nel segmento, Alfa Romeo introdusse un modello aggiornato basato sulla piattaforma della Giulia, la 1750 berlina. Questo modello fungeva da soluzione temporanea, in attesa del lancio del prossimo grande progetto del Biscione. A questo punto, alla fine degli anni 60, Alfa Romeo stava vivendo un periodo di enorme successo. L'azienda aveva accesso a livelli di finanziamento per lo sviluppo che non si vedevano dai tempi in cui era stata acquistata dal partito fascista italiano alla fine degli anni 30. Ora che disponeva delle risorse necessarie per sperimentare, era giunto il momento di elaborare il concept per una nuova piattaforma di berlina. Il primo obiettivo era aumentarne le dimensioni. Le berline del segmento superiore stavano diventando più grandi, offrendo maggiore spazio sia per i passeggeri che per il bagagliaio. Il secondo obiettivo era mantenere l'elevato standard di handling focalizzato sul guidatore, che aveva reso celebri le berline Alfa Romeo. Con le nuove normative italiane che limitavano l'uso di motori di grossa cilindrata, Alfa Romeo non poteva competere semplicemente con la potenza del motore, quindi la soluzione era ottenere prestazioni superiori attraverso una dinamica di guida impeccabile. Uno degli elementi chiave che aveva permesso alla Giulia di eccellere in questo aspetto era la distribuzione dei pesi quasi perfettamente equilibrata, ottenuta grazie al suo corpo compatto e alla posizione avanzata del motore. Tuttavia, questa soluzione non poteva essere replicata sulla nuova berlina, poiché era destinata a essere un'auto significativamente più grande. Fu a questo punto che Giuseppe Busso avanzò una proposta. Così nacque la piattaforma 116. Questo nuovo telaio adottava un cambio a 5 marce montato posteriormente, con un carter in lega leggera, azionato da un lungo albero di trasmissione in 2 pezzi, collegato al centro da un supporto in gomma e un cuscinetto. Tuttavia, mantenne il motore bialbero in lega leggera, poiché offriva una potenza ideale con una cilindrata contenuta ed era sufficientemente leggero da bilanciare bene il peso tra il posteriore e l'anteriore dell'auto, dove era montato il motore. Quando venne lanciata la Giulietta originale, Alfa Romeo aveva sviluppato anche una concept car chiamata 2000 Sportiva, una splendida coupé sportiva disegnata da Bertone, che presentava una sospensione posteriore De Dion ispirata alle Alfa Romeo 158 e 159 di Formula 1. Questo schema prevedeva l'uso di un ponte rigido che collegava le 2 ruote, garantendo un angolo di campanatura ottimale durante le curve. Per questo motivo, la stessa soluzione venne adottata sulla nuova piattaforma 116. Insieme ai freni a disco posteriori montati in posizione interna e a una sospensione anteriore indipendente con barra di torsione longitudinale e doppi bracci oscillanti, il sistema De Dion ridusse al minimo il peso delle masse non sospese, conferendo alla piattaforma 116 un comfort di marcia straordinario. La prima vettura a implementare questa nuova piattaforma fu l'Alfa Romeo Alfetta Berlina, un'elegante berlina executive disegnata dal centro stile Alfa Romeo
e lanciata nel 1972. Era equipaggiata con una versione da 1,8 litri del motore bialbero, dotata di 2 carburatori dell'orto da 40 mm, che le permettevano di erogare una potenza di 120 cavalli. La combinazione tra un motore intelligentemente messo a punto, che rimaneva al di sotto della soglia fiscale italiana per la cilindrata, e una piattaforma più grande, con una distribuzione dei pesi quasi perfetta di 50 e 50, insieme a sospensioni completamente indipendenti, garantiva non solo un'eccezionale maneggevolezza, ma anche un comfort di marcia notevole. L'ampio abitacolo, rifinito con eleganza e dotato di sedili comodi per ospitare fino a 5 fortunati passeggeri, esaltava ulteriormente l'esperienza di viaggio a bordo di questa raffinata berlina. L'Alfetta berlina ricevette numerosi aggiornamenti nel corso della sua produzione. Nel 1977 subì un restyling per modernizzarne ulteriormente il design, caratterizzato da un minor utilizzo di parti cromate e dall'adozione di fari rettangolari singoli su ciascun lato, oltre a numerosi aggiornamenti interni. Insieme a questo restyling venne introdotta anche un'opzione con motore bialbero da 2 litri, che rimase nella gamma Alfetta fino al termine della produzione nel 1984, un anno dopo un ulteriore restyling minore. Nel complesso fu un'auto di grande successo, con una produzione totale di 450.000 unità vendute. Nel 1974 la piattaforma 116 venne riutilizzata per la prima volta su un nuovo modello. Tuttavia non si trattava di una berlina, per cui la piattaforma era stata originariamente progettata, bensì di una nuova coupé fastback chiamata Alfetta GT. Questa vettura era destinata a sfruttare le eccellenti capacità di tenuta di strada della piattaforma 116, ma con un'intenzione più sportiva, grazie a una nuova carrozzeria coupé disegnata da Giugiaro. Al suo debutto era disponibile esclusivamente con lo stesso motore da 1,8 litri della berlina, ma nel 1976 la gamma venne ampliata con l'introduzione di un motore da 2 litri, seppur con un nome leggermente diverso, Alfetta GTV. Nello stesso anno l'Alfetta GT ricevette anche un'opzione con motore da 1,6 litri e questa configurazione rimase invariata fino al 1980, quando l'Alfetta GT uscì dal catalogo. Nel frattempo, la GTV 2 litri ricevette un restyling modernizzato che ridusse l'uso di elementi cromati e introdusse una nuova calandra e paraurti, oltre a numerose altre modifiche interne ed esterne. Sempre nel 1980 la gamma venne arricchita con una nuova versione V6 dell'Alfetta GTV, denominata GTV6. Questa coupé ancora più sportiva adottava il motore della Alfa Romeo 6, una berlina di lusso lanciata l'anno precedente. Il propulsore era un V6 con albero a camme in testa da 2,5 litri, capace di erogare 156 cavalli, rendendola una vettura sportiva di grande livello con una tenuta di strada impeccabile. Rimase una delle auto più iconiche del marchio in quel periodo, così come l'intera gamma Alfetta GT e GTV, che raggiunse una produzione complessiva di circa 140.000 unità fino alla fine della sua produzione nel 1987. Tornando alla Giulia berlina originale degli anni 60, ho dimenticato di menzionare che rimase in produzione anche dopo l'uscita dell'Alfetta berlina. Questo perché l'Alfetta era un'auto molto costosa e, di conseguenza, la Giulia continuò a rappresentare il punto di accesso alla gamma di berline del marchio. Ciò avvenne fino al 1977, quando Alfa Romeo introdusse la Giulietta,
un'altra berlina che utilizzava la piattaforma 116, ma che offriva un modo più accessibile per ottenere una berlina Alfa Romeo, con questo nuovo e aggiornato sistema di trasmissione. Una delle principali differenze tra l'Alfetta standard e la Giulietta, al di là del design estetico, riguardava le opzioni motore. La Giulietta venne lanciata con varianti da 1.3 e 1.6 litri del motore bialbero, ma nel 1979 la versione da 1.3 litri venne eliminata a favore di una nuova variante da 1.8 litri. L'anno successivo i mercati esteri della Giulietta ricevettero un'opzione da 2 litri, mentre in Italia questo motore poteva essere ottenuto su una Giulietta solo attraverso una nuova edizione speciale denominata Super, caratterizzata da uno stile che avrebbe influenzato i modelli futuri. Nel 1981 la Giulietta ricevette il suo primo restyling. Questa seconda serie apportava modifiche minori rispetto alla prima, diversamente dalla terza serie, introdotta alla fine del 1983, che presentava un design decisamente più moderno. Quest'ultima versione si ispirava al linguaggio stilistico del modello a produzione limitata, realizzato da Autodelta all'inizio di quell'anno. Una versione turbo caratterizzata da paraurti in plastica integrati nella carrozzeria, creando un look bicolore. Questa fu l'ultima evoluzione della Giulietta, che terminò la produzione nel 1985, dopo aver registrato un impressionante successo con 38.000 unità vendute. Nel 1984 l'Alfetta berlina aveva già oltre un decennio di vita, il che significava che era giunto il momento per Alfa Romeo di rilasciarne un successore più moderno. Questo sarebbe stato l'Alfa Romeo 90, una berlina di fascia executive che presentava uno stile modernizzato sia all'interno che all'esterno, ma questa volta con l'opzione del motore Busso V6 nelle versioni da 2 o 2,5 litri. Tuttavia, era ancora disponibile con il bialbero carburato da 1.8 e 2 litri, oltre a una versione a iniezione del 2 litri. Nonostante il suo stile moderno, la 90 non fu un grande successo, terminando la produzione nel 1987 con sole 57.000 unità vendute. Ma un successore di una delle berline originali della serie 116 che avrebbe avuto successo fu l'Alfa Romeo 75, una berlina sviluppata parallelamente alla 90, ma con l'obiettivo di essere l'erede della Giulietta, venendo infine realizzata nel 1985. La 75 non era semplicemente una Giulietta con una nuova carrozzeria, ma una sua completa reinterpretazione, dentro e fuori. L'abitacolo era più conservativo e semplice, ma il vero cambiamento riguardava la gamma motori. Come sulla 90, la 75 offriva il motore V6 Busso da 2.5 litri, affiancato dai classici bialbero a carburatori da 1.6, 1.8 e 2 litri, oltre a una versione a iniezione del 2 litri. Tuttavia, vantava anche un motore turbo da 1.8 litri, ispirato alla versione speciale Autodelta della Giulietta, e una nuova versione da 3 litri del V6 Busso, un motore molto potente che erogava quasi 190 cavalli. Per supportare questa vasta gamma di motori performanti, la piattaforma 116 ricevette alcuni aggiornamenti. Il primo fu l'aggiunta di un differenziale autobloccante al cambio, per migliorare la trazione e la maneggevolezza con questi livelli di prestazioni più elevati. Inoltre, venne introdotto un nuovo sistema di leveraggi isostatici per il cambio, in sostituzione del precedente collegamento meccanico della variante iniziale con schema transaxle. Questo aggiornamento forniva i miglioramenti necessari per esaltare l'esperienza di guida sportiva nei cambi di marcia. L'Alfa Romeo 75
fu l'ultimo modello rilasciato prima che Fiat acquisisse Alfa Romeo, a seguito del fallimento del marchio nel 1986. Rimase in produzione fino al 1992, con una diffusione ampia in diversi mercati, inclusi gli Stati Uniti, dove era conosciuta come Milano, raggiungendo un totale di circa 370.000 unità vendute. Entro la fine degli anni '80, Alfa Romeo, ormai sotto la proprietà di Fiat, stava iniziando a superare la piattaforma 116, orientandosi verso layout a trazione anteriore più moderni, come dimostrato dall'Alfa Romeo 164, lanciata nel 1987. Tuttavia, la piattaforma 116 non sarebbe scomparsa senza un degno addio. Così, nel 1989, con l'aiuto di Zagato, venne presentata l'Alfa Romeo SZ, una sportiva a due porte basata sulla stessa evoluzione della piattaforma 116 utilizzata dalla 75. Montava il V6 busso da 3 litri e, successivamente, ne venne prodotta una versione roadster chiamata RZ. Entrambi i modelli erano destinati a una produzione limitata, ma furono vendute poco più delle 1000 unità previste per la SZ e delle 350 unità per la RZ, fino alla fine della produzione nel 1994, segnando la chiusura definitiva della piattaforma 116. Nel complesso, la piattaforma 116 di Alfa Romeo ha attraversato molte fasi nei suoi lunghi 22 anni di produzione. Ha gestito potenze che andavano dai 93 cavalli fino ai 320 cavalli in versione da competizione. È stata utilizzata su berline familiari, coupé sportive stradali e persino su auto sportive a produzione limitata, ed è stata equipaggiata con un cambio automatico ZF per alcuni mercati esteri. Ha offerto un'esperienza di guida ineguagliabile rispetto a qualsiasi altra auto nelle sue numerose categorie, sebbene sia ampiamente considerata una piattaforma con diversi difetti, in particolare per quanto riguarda la gestione dei cambi marcia. Una cosa è certa: la piattaforma Transaxle 116 di Alfa Romeo sarà ricordata nella storia del design automobilistico italiano